Africa, la sua magia, la sua storia, la forza dei suoi popoli. 30 milioni di chilometri quadrati, 1 miliardo di abitanti, 54 stati. Uno di questi è l'Etiopia, poco più di 1 milione di chilometri quadrati, 86 milioni le persone che vi abitano. L'Etiopia è tra i paesi prioritari della cooperazione allo sviluppo della provincia autonoma di Bolzano. Dal 1992 fino ad oggi la provincia di Bolzano ha seguito 37 progetti di sviluppo per un importo totale di 1.160.000 euro. Dal 2006 anche la regione Trentino-Alto Adige ha destinato importanti risorse all'Etiopia, 15 progetti finanziati per un impegno di 366.500 euro. 52 quindi i progetti sostenuti, 1.526.500 gli euro investiti. Come ogni anno, il presidente emerito della provincia di Bolzano, Luis Dornwalder, ha voluto visitare di persona alcuni dei luoghi dove l'amministrazione provinciale, insieme ad alcune associazioni come ad esempio Centro Aiuti per l'Africa e Medici dell'Alto Adige per il Terzo Mondo, realizzano le opere più significative. La prima tappa è nel paese di Sheberabir, ad una trentina di chilometri da Mdbir. La provincia di Bolzano ha finanziato la realizzazione di un edificio di 2 piani che ospita una scuola materna e un centro di formazione per donne. Il progetto porta la firma dell'associazione Centro Aiuti per l'Africa. Fino ad oggi Sheberabir aveva 2 scuole ma nessun asilo, i bambini erano costretti a raggiungere il paese più vicino a piedi. Spesso questo voleva dire rinunciare all'istruzione scolastica, soprattutto per le bambine. Adesso sono 180 i bambini che possono frequentare la nuova scuola materna. In più, ognuno di loro riceve ogni giorno un pasto caldo. Il centro formazione per donne, ospitato al secondo piano, garantisce invece un futuro alle donne del paese e del circondario che spesso non hanno potuto avere accesso alla scuola. Qui imparano a leggere e scrivere, ricevono una formazione per quanto riguarda l'economia domestica. 147.000 euro i costi totali, 25.000 euro il contributo della provincia di Bolzano, 40.000 quello della regione Trentino-Alto Adige. Sono molto contento di aver avuto l'occasione di vedere un po' i progetti della provincia autonoma di Bolzano finanziati dalla popolazione di Bolzano e anche in parte con contributi provenienti dalla nostra parte della regione. Noi abbiamo potuto finanziare negli ultimi anni 35 progetti finanziati dalla provincia autonoma di Bolzano e 17 progetti finanziati dalla regione Trentino-Alto Adige-Südtirol. Noi siamo intervenuti specialmente nel settore della sanità, nel settore della scuola, dell'educazione, nel settore dell'economia. Sono piccoli progetti, però abbiamo potuto dimostrare che con un po' di buona volontà, con la collaborazione delle varie associazioni del volontariato e anche della popolazione del posto, si possono finanziare progetti che possono muovere qualcosa per l'educazione dei figli e anche per aiutare la gente che trovasi in difficoltà. Cioè con piccoli aiuti possiamo dare veramente un aiuto affinché la gente in futuro possa aiutarsi da sola. Dalla formazione ed istruzione ci occupiamo adesso di sanità. 52.000 gli euro necessari per la realizzazione di una sala parto, una sala operatoria e nuovi alloggi per il personale dell'ospedale di Gura Meganasse, sempre nel circondario di Mdbir. 24.600 gli euro messi a disposizione dalla provincia di Bolzano. Anche in questo caso il partner di progetto è l'associazione Centro Aiuti per l'Africa. Fondamentale si è rivelato il sostegno della provincia di Bolzano anche in piena fase di realizzazione dei lavori per riuscire ad ultimare gli interventi nonostante l'aumento dei costi delle materie prime. Importante il contributo altoatesino per garantire un sicuro e costante approvvigionamento idrico. Rimaniamo nella zona di Mdbir, per la precisione siamo ad Oma, nel distretto di Gurage. Il Centro Aiuti per l'Africa, grazie al sostegno della provincia di Bolzano, è riuscito a dare una vera casa a decine e decine di bambini rimasti senza nessuno al mondo. 60 anni fa è stato un padre cappuccino originario del Trentino, Gabriele Sartori, a costruire il primo orfanotrofio della zona. Nel 2007 sono iniziati i lavori che hanno portato alla completa ristrutturazione dell'intero edificio. Prima dell'intervento della cooperazione internazionale qui non c'era un impianto elettrico, un impianto idraulico, mancavano i servizi igienici.
Il contributo che arriva dall'Alto Adige non è stato solo economico ma anche umano. Sono state molte le famiglie altoatesine che si sono fatte carico del sostentamento di questi piccoli, garantendo loro un'istruzione e quindi un futuro. Il costo totale della ristrutturazione dell'orfanotrofio è stato di 60.000 euro, sostenuto in gran parte, 55.000 euro, dalla provincia autonoma di Bolzano. La riconoscenza per quanto la provincia di Bolzano ha portato a termine in questi oltre 20 anni non arriva solo dalla gente comune e dai volontari che si dedicano ai vari progetti. Le massime autorità locali, guidate dal vescovo di MD-Bir, hanno infatti accolto la delegazione altoatesina per ringraziare ufficialmente il presidente emerito Luis Dornwalder. Ci spostiamo ad Atat, 180 km a sud-ovest dalla capitale Addis Abeba. Miglioramento delle condizioni di salute dei residenti attraverso l'incremento dei servizi sanitari offerti dal nuovo ospedale. Se noi vogliamo essere una famiglia grande, allora dobbiamo avere rispetto verso coloro che hanno bisogno del nostro aiuto, indipendentemente se noi attualmente siamo in crisi o meno. Noi dobbiamo sapere che siamo responsabili di ciò che facciamo e anche di ciò che non facciamo, e proprio per questo motivo dobbiamo aiutare gli altri, dare un segnale di solidarietà. Perché tutti possono dire ma io da solo non posso cambiare il mondo, però d'altra parte è così, se tutti facciamo un passo, se tutti facciamo qualcosa, allora sì che arriviamo a finire la maratona, e perciò anche noi abbiamo voluto fare un piccolo passo, dare un piccolo segnale di solidarietà da parte della nostra popolazione. Abbiamo partecipato alla costruzione di questo bel complesso di ospedale, e io credo che qui sono quasi 100 posti letti e perciò molti possono trovare qui un aiuto. Questo è l'obiettivo del progetto, che per 3 anni ha visto in prima linea la provincia autonoma di Bolzano e l'associazione Medici dell'Alto Adige per il Terzo Mondo. Impressionante il bacino d'utenza per questa struttura di fondamentale importanza per tutta la zona. 1 milione di persone si affidano alle cure dei medici dell'ospedale, realizzato nel cuore della regione di Guraj, in pieno ambiente rurale. L'ospedale di Atat è un ospedale rurale che copre un'area vastissima, per noi inimmaginabile, copre una zona dove ci sono 1 milione di persone che hanno come riferimento unico questo ospedale. Sono 60 letti con 350 nuovi arrivi ogni giorno in pronto soccorso, di cui si possono accogliere pochissimi, chiaramente. Noi come associazione dei medici dell'Alto Adige per il Terzo Mondo abbiamo capito che c'è bisogno di aiuto, e siccome siamo una regione ricca ci siamo fatti carico di questo progetto, e siamo fieri di poterne far parte e di essere anche ambasciatori della nostra terra in un paese povero come l'Etiopia. 195.000 euro, a tanto ammonta il contributo della provincia di Bolzano per la costruzione di questo nuovo ospedale. 68.000 le visite ambulatoriali in un anno, 6.800 i ricoveri, 1.600 interventi chirurgici di rilievo, 4.900 di minore importanza, 1.750 i bambini venuti al mondo in 12 mesi tra queste mura. Oltre alla sala parto e alle sale operatorie, grazie all'intervento della provincia di Bolzano, è stato rinnovato il pronto soccorso, il laboratorio, la farmacia, il reparto per i malati da AIDS e la neonatologia. Significativi interventi sono stati portati a termine anche per quello che riguarda gli alloggi del personale e la loro tutela, oltre a quella dei pazienti. È stato infatti realizzato un muro di cinta che garantisce elevati standard di sicurezza. Da Atat ci spostiamo alla zona di Mekhi. Su proposta della Caritas e della Partnerschaft Concrete di Caldaro, la provincia di Bolzano ha contribuito a realizzare una serie di granai, strutture fondamentali per assicurare un costante approvvigionamento di cibo alla popolazione. Con le immagini siamo nella zona di Dubo. Su questa area ora sono in corso i lavori per la costruzione di una scuola superiore in grado di ospitare 400 allievi. Sì, la cosa più importante è avere questo legame tra la diocesi e la provincia di Bolzano, perché tutti i progetti che abbiamo in giro li portiamo avanti perché ci sono questi appoggi, ci sono questi aiuti, finanziamenti per fare le scuole, per ampliare gli ospedali, perché queste strutture servono il popolo. Se non ci sono questi servizi scolastici, sanitari, non possiamo dare una mano al popolo e danno una dignità
vivere a questo popolo. Allora la provincia ci ha dato sempre i finanziamenti, ci ha aiutato sempre tramite queste associazioni di Bolzano che ci danno una mano, non solo anche dando finanziamento, anche lo chiamiamo trasferimento della professionalità. I medici vengono a darci una mano, i tecnici vengono a darci una mano, così impariamo anche, è uno scambio. Per questo noi siamo molto grati alla provincia per quello che abbiamo ricevuto e per quello che anche riceveremo anche in futuro, perché questo partnership che è stato nato tramite noi e la provincia, tramite queste associazioni di Bolzano, è già una fratellanza, una solidarietà. Il Presidente ci diceva che siamo una famiglia, la solidarietà tra le famiglie, le persone delle famiglie. Vi ringraziamo per questo e per quello che avete fatto per noi. I relativi finanziamenti sono già stati approvati dalla provincia e dalla regione e la struttura si affianca alla scuola elementare e media già esistente. Ci troviamo sempre nella parte meridionale dell'Etiopia. La formazione delle ragazze di questa zona del paese è l'obiettivo primario di questo progetto che porta la firma dei medici dell'Alto Adige per il Terzo Mondo. Siamo nella zona di Soddo, nel sobborgo di Konto, a 400 km da Addis Abeba. Circa 100.000 gli abitanti. 35 anni fa fu realizzata una scuola riservata alle ragazze delle elementari e delle medie. Già dal 2007 si sono resi necessari improrogabili interventi di risanamento e ristrutturazione. Adesso noi abbiamo 840 qualcosa di studenti. Poi questo è stati tanti, una scuola anche noi chiamiamo scuola di solidarietà, perché tante persone, tanti come voi, tanti hanno lasciato il loro segno per sviluppo, per vita migliore per questi piccoli. Da quando abbiamo preso, ogni anno si cresceva la scuola, ogni anno la qualità della scuola. La scuola, ci sono tante scuole nella zona, ma non c'è la qualità. Quest'anno veramente mi ha colpito tanto, la decima, gli studenti di decima hanno preso esame nazionale, hanno superato 10 studenti 100%. Gli altri tutti sono passati, ma 10 hanno superato l'esame. Questa è una soddisfazione, questo è il futuro migliore. La provincia di Bolzano è intervenuta con un contributo di 33.000 euro su una spesa totale di 62.000 euro per mettere a nuovo 4 classi e la biblioteca. La scuola è frequentata da 660 studentesse. Rimaniamo sempre nella zona di Soddo. In collaborazione con i medici dell'Alto Adige per il Terzo Mondo, il panificio Ahofer ha sostenuto la costruzione di un panificio in questa regione dell'Etiopia. Il migliore aiuto per la popolazione etiope è favorire la sua autonomia. Per incentivare e sostenere l'imprenditorialità femminile è stata fondata un'associazione dedicata alla formazione delle donne. Grazie alla realizzazione di un mulino, un panificio, una sala polifunzionale e un piccolo negozio, viene data alle donne la possibilità di garantire in modo autonomo un adeguato nutrimento per le loro famiglie. Festa grande a Zaimene nel comune di Shanto per l'inaugurazione del nuovo asilo. Qui trova ospitalità una media di 150-170 bambini ogni anno. Sono più che altro bambini svantaggiati cresciuti in un contesto di disagio sociale, considerando che appartengono all'etnia Fuga, da sempre in una situazione di difficoltà. L'importanza di questo asilo, come delle altre strutture di questo genere in Africa, è confermato dal fatto che frequentare la scuola materna è obbligatorio per poter accedere poi all'istruzione scolastica vera e propria. Il nuovo asilo è composto da 3 classi, un ufficio, la zona docce, i bagni e la cucina con annesso magazzino. La provincia autonoma di Bolzano, sempre su input dell'Associazione Medici dell'Alto Adige per il Terzo Mondo, ha finanziato la metà dei lavori con un contributo di 42.466 euro. La struttura, dotata di cisterna per l'acqua e acquedotto, è in grado di accogliere anche corsi di formazione base per donne che qui imparano a leggere, scrivere e i fondamenti dell'educazione igienica. Una scuola quindi che migliora le condizioni di vita di una buona parte della popolazione. Quella che si vede dall'alto è Gondar, antica capitale dell'Etiopia. A pochi chilometri di distanza c'è la missione San Raffaele, un vero e proprio centro per non vedenti. I ragazzi e le ragazze che ci hanno accolto
sono infatti ciechi. Una settantina gli allievi che frequentano questa struttura. Qui vengono seguiti nel loro percorso scolastico dall'asilo fino all'università. Essere diversi in un paese in via di sviluppo è ancora più duro che essere disabili in Occidente. Essere ciechi in Etiopia è come essere orfani e l'accattonaggio è la prospettiva più reale per pensare di mangiare alla fine di ogni giorno, grazie a qualche elemosina. Ma chi lavora in questo speciale centro è convinto che la storia e il destino di queste ragazze e questi ragazzi si possa cambiare. Il finanziamento di questo gioiello nel cuore dell'Africa è della regione Trentino-Alto Adige, 10.500 euro in tutto. Il costo complessivo è di 32.602 euro. Il progetto e l'organizzazione è dell'associazione Centro Aiuti per l'Africa. Da 22 anni circa lavoriamo in Africa e abbiamo realizzato diversi progetti, anche di notevoli entità. I più importanti sono sicuramente, il primo più importante è stato l'asilo dedicato a Don Giuseppe Rauzzi di Bolzano, poi abbiamo fatto la sala parto di Meganasse e l'orfanotrofio di Oma, in collaborazione, quello totalmente finanziato dalla provincia, e ultimamente abbiamo realizzato un asilo a Sheberaber di 2 piani, di cui il primo piano è dedicato a un centro di emancipazione per la donna. Abbiamo realizzato un paio di pozzi, uno a Gigiga e uno a Endibir, e abbiamo come struttura anche un centro per i ciechi di Gondar, che è la St. Joseph Blind School, dove abbiamo realizzato con l'aiuto della provincia e soprattutto della regione diverse cose, tra eliminazione di barriere architettoniche, campo di gioco e altre cose del genere. Ci spostiamo da Gondar ad Addis Abeba. Questa è la struttura realizzata da zero, 3 piani interamente dedicati alla formazione degli adulti del domani. Al piano terra trova infatti posto un asilo capace di ospitare ben 250 bambini. Aule semplici ma funzionali, se soprattutto si considera che qui non c'era nulla di tutto questo fino ad alcuni anni fa. La realizzazione dell'edificio ha tenuto occupati operai e tecnici per 3 anni, dal 2004 al 2007. Al primo piano è stata realizzata una scuola per taglio e cucito dedicata alle donne dell'intera zona. Infine, al secondo piano sono state costruite 10 sale adibite a servizio mensa, sia per l'asilo, sia per le varie scuole del circondario. Gli studenti che frequentano qui sono contenti, anche la scuola è voluta dalla gente perché ha un edificio molto bello, anche dentro, gli insegnanti sono bravi. La struttura è molto bella, grazie all'aiuto della provincia di Bolzano. I bambini vengono volentieri e sono anche contenti. Speriamo che anche i bambini, avendo questa possibilità, arrivano a un livello più alto. Il nostro viaggio attraverso le suggestioni dell'Africa sta per arrivare al termine. L'ultima tappa ci porta sul monte Entoto. La provincia di Bolzano, grazie alla sua esperienza nel settore forestale, finanzia un progetto di sistemazione nell'ambito dei bacini montani. L'obiettivo è quello di garantire innanzitutto la sicurezza di questa ampia zona non urbanizzata. Il tutto senza dimenticare il rispetto per la natura e la salvaguardia dell'ambiente. Ci troviamo proprio sul sito di Yeka, sul monte Entoto, e gli interventi che si faranno qui nell'ambito di questo anno di progettazione riguardano la sistemazione, la bonifica del terreno che ci sta qui alle spalle. È un terreno che è stato praticamente desertificato per l'azione combinata del pascolo intensivo e il pascolo abusivo. Inoltre c'è stato l'intervento combinato anche dei cavatori abusivi, cioè sono state create delle cave di pietra, per cui la priorità di intervento riguarda proprio la sistemazione di queste cave che vanno riempite e sistemando poi il terreno circostante, nel quale poi si interverrà facendo dei rimboschimenti, creando un arboreto forestale dimostrativo, usando solo le specie indigene del posto,
e creando anche un arboreto di tipo frutticolo per la popolazione, quindi piantando piante da frutto locali. L'area ha notevole importanza perché si trova immediatamente a ridosso di un sito archeologico notevole in cui ci sono i resti di una vecchia basilica cristiana e che viene visitato dai turisti. Per cui, oltre all'aspetto archeologico, si vorrebbe dare anche un'impronta naturalistica a quest'area che è stata rovinata. La sistemazione di quest'area ha importanza perché da queste pendici vengono ricavate le acque che affluiscono ad Addis Abeba e che sono importanti proprio come acqua di fonte per la popolazione. Tutte le decisioni che vengono prese per sistemare questo sito sono fatte proprio in combinazione e sentendo la popolazione locale. È tempo di ripartire per la delegazione altoatesina con ancora negli occhi le emozioni di questi paesaggi incontaminati. Non è certo un addio, ma un arrivederci, carico di entusiasmo per i nuovi progetti di cooperazione internazionale, progetti in parte già avviati.